Come si realizza un poncio mantella ad uncinetto adatto per tutte le taglie ed eseguibile anche dai principianti perché spiegato passo passo e adatto a tutte le tipologie di filato? Scopriamolo insieme in questo video tutorial. Salve a tutti, io sono Silvia e in questo video tutorial vedremo insieme come realizzare questo poncio mantella ad uncinetto adatto per tutte le taglie. È un progetto facile e molto veloce che ovviamente vi mostrerò passo passo. All'interno del video troverete tutta la spiegazione tecnica per replicare questo progetto con qualsiasi tipologia di filato ed è un progetto eseguibile anche dai principianti perché si basa sui punti fondamentali dell'uncinetto. Ci basteranno inoltre pochissimi materiali che andiamo adesso a vedere insieme e ovviamente vi do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale YouTube. Questo è il filato che ho scelto per il mio progetto, una Cakes con filato gradient. Si tratta della Flowers Merino della linea Yarnart che potete trovare da Merceria Italia Artisan. Vediamone insieme composizione e metraggio. È un filato 25% lana e 75% acrilico. La Cakes pesa circa 225 grammi ed ha una lunghezza di circa 590 metri, un metraggio veramente molto importante. Come ferri ci vengono consigliati i 4,5, mentre invece come uncinetto il numero 5. E il colore che ho scelto è il 547. La nostra Cakes dall'interno presenta un colore bianco che va poi a sfumare sui toni del lilla per passare poi a un grigio chiaro e a un grigio scuro quasi nero. Particolarità di questo filato, l'avrete sicuramente notato, è l'Easy Start. Ci viene cioè presentato tramite questo piccolo cartoncino il punto di inizio al centro del filato con il colore bianco, quindi se vogliamo partire dal colore al centro ci basta partire da questo cappietto che ci viene già segnalato, oppure come nel mio caso possiamo tranquillamente iniziare a lavorare il filato dalla parte più esterna, quella più scura. E come vi ho detto poco fa potete trovare questo filato con questa e tante altre tonalità da Merceria Italia Artisan. Vi lascio il link al negozio scritto qui nello schermo e nel box informazioni subito sotto il video. Andrò a lavorare il tutto con un uncinetto numero 6 così da ottenere un effetto super morbido. Ricordate sempre di adeguare il numero di uncinetto alla tipologia di filato scelto. Partiamo dalla struttura del nostro progetto che in realtà non è altro che un semplicissimo top down con scollo rettangolare. Con questa tipologia di scollo siamo abituati ad avere il fronte e il retro del nostro progetto sui due lati lunghi. Prendiamo questo schema e lo andiamo a ruotare ottenendo questo risultato. In questo caso il fronte e il retro del nostro progetto cade su ciascun lato corto. Il numero di catenelle che io vedete ho già suddiviso qui sullo schema è un numero di catenelle che va bene più o meno per tutte le taglie se utilizzate un filato simile al mio, quindi un filato di medio spessore. Come ci si muove se utilizziamo un filato molto diverso rispetto a quello del tutorial? Per prima cosa vi consiglio di avviare un numero di catenelle pari, così vi verrà più facile fare la suddivisione delle catenelle sulle varie parti del progetto. Vedete che qui vi ho scritto almeno 55 cm. Cosa vuol dire? Noi prendiamo il nostro filato e avviamo le nostre catenelle di numero pari. Prima di chiuderle in cerchio, le stendiamo sul nostro tavolo e le misuriamo con 1 metro. La nostra fila di catenelle deve raggiungere almeno i 55 cm. Questa misura è la misura standard della circonferenza della testa di una persona adulta. Perché essendo un progetto top down chiuso, per indossarlo dobbiamo farlo passare agevolmente dalla nostra testa, quindi le nostre catenelle, una volta che andremo a chiuderle in cerchio, devono raggiungere almeno questa misura di circonferenza. Quindi mi raccomando, quando poi andrete anche a chiudere in cerchio le catenelle, controllate che passino agevolmente dalla vostra testa. Se così non fosse, dovete aggiungere qualche catenella in più e andare poi ovviamente a rifare i calcoli per la suddivisione. Se montando le catenelle superate i 55 cm non è assolutamente un problema,
Tutti i centimetri che andate ad aggiungere in più faranno semplicemente il vostro scollo un pochettino più largo. Come punti che andremo poi ad utilizzare avremo la catenella, la maglia alta e il punto puff. 80 catenelle iniziali è il numero di catenelle che ho individuato con questo filato, che vi ricordo è un filato di medio spessore, che va bene praticamente per tutte le taglie. Partiamo sempre dalla stessa base e poi andiamo a giocare con gli aumenti. Per questo progetto su ciascun lato corto io dovrò avere almeno 7 punti. Possiamo anche montarne qualcuno in meno, ad esempio 5 o qualcuno in più. 7 secondo me è il numero ideale. Ovviamente come lato corto ne abbiamo 2, quindi questi 7 punti li devo andare a raddoppiare, ottenendo così 14 punti. 14 punti che comprenderanno i miei 2 lati corti. Sappiamo che su uno scollo rettangolare abbiamo 4 angoli, quindi abbiamo 4 punti che dobbiamo andare ad aggiungere. Otterremo così un totale di 18 punti che saranno fissi sul nostro progetto. Se questi 18 punti li andiamo a sottrarre al numero di catenelle iniziali, otterremo il numero di punti per i nostri lati lunghi. 80 meno 18 otterremo 62. I lati lunghi sappiamo essere 2, quindi dividiamo a metà questo numero. Otterremo così 31 punti per ciascun lato lungo. Se facciamo il calcolo inverso tenendo conto di tutto quello che abbiamo fatto ora, sommiamo 31 più 31 che sono i 2 lati lunghi, 7 più 7 che sono i lati corti più i 4 angoli, otteniamo precise 80 catenelle, quindi i nostri calcoli sono giusti. Non ci resta altro da fare che passare all'esecuzione del nostro progetto. Facciamo quindi un cappio al nostro filo e andiamo ad avviare 80 catenelle. Dopodiché vado a controllare che le catenelle siano tutte nello stesso verso e con l'uncinetto vado ad entrare nella prima catenella lavorata, prendo il filo, lo porto fuori e chiudo con un punto bassissimo. Abbiamo così chiuso in cerchio le nostre catenelle. Da quale parte del nostro schema partiamo? Iniziamo dal primo lato lungo che sappiamo essere composto da 31 punti e qui vi vado a spiegare un altro punto cardine del nostro progetto. Il primo e l'ultimo punto di ciascuno dei nostri 4 lati, a prescindere che sia un lato lungo o un lato corto, è sempre una catenella. Sappiamo che il nostro lato lungo, quello dal quale iniziamo, è composto da 31 punti. Andiamo a sottrarre le 2 catenelle perché sono la prima e l'ultima di ciascun lato e otteniamo così 29 punti. Questi 29 punti sono i punti alti che dobbiamo andare a lavorare sul nostro lato lungo. Stesso concetto applicheremo poi su ciascun lato corto. Partiremo da 7 punti e otterremo così 5 punti che diventeranno le 5 maglie alte del nostro lato corto. Possiamo quindi riscrivere il nostro schema in questo modo: 29, 5, 29 e 5 più 2 catenelle per ciascun lato. Cominciamo quindi a lavorare partendo dal primo lato lungo con i punti alti perché ovviamente non possiamo iniziare con la catenella. Sappiamo che dobbiamo lavorare 29 punti alti. Con l'uncinetto rientriamo nella stessa catenella dove abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Prendiamo il filo e lavoriamo una maglia bassa e 2 catenelle. Questa combinazione maglia bassa più 2 catenelle sostituisce il primo punto alto. Sappiamo di doverne lavorare 29 per questo lato. Avendo già fatto la prima, ci restano da lavorare 28 punti alti. Perciò realizziamo un punto alto nelle prossime 28 catenelle. Abbiamo così lavorato una maglia bassa e 2 catenelle che sostituiscono un punto alto e 28 punti alti. Sommati insieme
29 punti. Sappiamo che all'inizio e alla fine di ciascun lato deve esserci sempre una catenella. Da questa parte ovviamente non abbiamo potuto realizzarla, la faremo alla fine, quindi come ultimo punto da questo lato dobbiamo eseguire una catenella. Facciamo una catenella, saltiamo una catenella sulla base e nella seguente andiamo ad eseguire i nostri punti puff. Carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella, prendiamo il filo e lo portiamo fuori, senza andare a chiudere. Ricarichiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a rientrare nella stessa catenella. Ripetiamo questo passaggio ancora una volta. Carichiamo il filo, rientriamo nella stessa catenella e portiamo fuori il filo. In tutto all'interno della stessa catenella dobbiamo fare 3 gettati. Carichiamo quindi il filo e andiamo a chiudere tutte le prime asole tralasciando l'ultima. In questo modo ricarichiamo il filo e chiudiamo le 2 asole. Abbiamo così lavorato il nostro primo punto puff. Proseguiamo lavorando 2 catenelle di separazione e all'interno della stessa catenella dove abbiamo lavorato il primo punto puff ne andiamo a realizzare un secondo. Quindi carichiamo il filo sull'uncinetto per 3 volte, entriamo nella catenella, dopodiché ricarichiamo il filo e chiudiamo solamente le prime asole tralasciando l'ultima. Carico, chiudo, non vado a chiudere l'ultima asola, ricarico il filo e chiudo tutto insieme. Abbiamo così lavorato il primo angolo del nostro progetto composto da punti puff. Rivediamo velocemente quello che abbiamo fatto. Completate le maglie alte del lato lungo, abbiamo fatto una catenella, abbiamo saltato una catenella di base e nella successiva abbiamo lavorato il primo punto puff. Realizziamo 2 catenelle di separazione e nella stessa catenella dove abbiamo fatto il primo punto puff ne lavoriamo un secondo. Ora possiamo passare al primo lato corto del nostro progetto. Sappiamo che ciascun lato deve iniziare e finire con una catenella, perciò facciamo una catenella. Saltiamo un punto sulla base e andiamo a lavorare nel successivo. Il primo punto che dobbiamo lavorare è un punto alto. Sappiamo che per ciascun lato corto dobbiamo eseguire 5 punti alti. Abbiamo fatto il primo, andiamo a lavorarne altri 4 nelle prossime 4 catenelle. Abbiamo così realizzato i 5 punti alti che compongono il nostro lato corto. Dobbiamo andare a concludere questo lato facendo una catenella. E siamo pronti a lavorare il nostro secondo angolo, composto anche questo dai punti puff. Saltiamo una catenella sulla base, nella successiva lavoriamo un punto puff composto da 3 gettate. Fatte le nostre gettate, carichiamo il filo, chiudiamo le prime asole, tralasciando l'ultima asola sull'uncinetto, carichiamo il filo e chiudiamo. Lavoriamo poi 2 catenelle di separazione e nella stessa catenella dove abbiamo lavorato il primo punto puff ne lavoriamo un secondo, seguendo gli stessi passaggi. Proseguiamo poi con il secondo lato lungo. Facciamo una catenella, saltiamo una catenella sulla base, nella successiva lavoriamo una maglia alta, in tutto dobbiamo lavorare 29 punti alti. Completate le 29 maglie alte, facciamo una catenella, saltiamo una catenella sulla base e nella successiva lavoriamo un altro angolo, composto da punto puff, 2 catenelle di separazione e un punto puff nello stesso punto. Abbiamo così lavorato il terzo dei nostri 4 angoli. Facciamo una catenella, saltiamo una catenella sulla base e andiamo a lavorare 5 punti alti nelle successive 5 catenelle.
Ho così completato il secondo lato corto e devo passare a lavorare il mio ultimo angolo. Perciò faccio una catenella, salto una catenella sulla base e in quella successiva vado a lavorare il mio ultimo angolo, composto sempre da punto puff, 2 catenelle e un punto puff nella stessa catenella di base. Come andiamo a concludere questo primo giro? Abbiamo iniziato a lavorare dal primo lato lungo, partendo dalle maglie alte. Abbiamo sempre detto che ciascun lato inizia e finisce con una catenella, quindi ci manca una catenella prima di andare a concludere il giro. Fatto quindi il nostro angolo, facciamo una catenella e dobbiamo andare a chiudere il giro nella seconda catenella che abbiamo fatto all'inizio. Se ricordate, abbiamo iniziato il giro con un punto basso e 2 catenelle. Entriamo nella catenella più in alto, la seconda, prendiamo il filo e chiudiamo il tutto con un punto bassissimo. Abbiamo chiuso il giro con un punto bassissimo sulla seconda catenella. Senza fare catenelle aggiuntive, rientriamo nello stesso punto dove abbiamo chiuso con un punto bassissimo, portiamo fuori il filo e facciamo la maglia bassa più le 2 catenelle che sostituiscono un punto alto. Dopodiché proseguiamo lavorando un punto alto su ciascuna maglia alta che ci si presenta fino ad arrivare all'angolo. Ho lavorato una maglia alta su ciascuna maglia alta e sono davanti all'angolo. Davanti a me ho una catenella, il punto puff, 2 catenelle di separazione, il secondo punto puff e un'altra catenella. Abbiamo detto che il nostro progetto va a crescere giocando con gli aumenti che si eseguono negli angoli, ma a differenza dei classici top down dove l'aumento viene lavorato qui, al centro del nostro aumento, noi andremo a lavorare i nostri aumenti sulle catenelle che abbiamo prima e dopo ciascun angolo. Per questo ho insistito nel ricordarvi che alla fine e all'inizio di ciascun lato c'è sempre una catenella, perché su questa catenella e su questa dobbiamo andare a lavorare un aumento che sarà composto semplicemente da una maglia alta lavorata sopra la catenella che abbiamo fatto nel giro precedente. Quindi prima di andare a lavorare i nostri nuovi punti puff, su questa catenella di separazione lavoriamo un punto alto e facciamo poi una catenella che ci servirà per lavorare l'aumento nel giro successivo. Perciò prima di lavorare qui al centro facciamo una maglia alta sulla catenella di separazione e realizziamo una catenella in più. Dopodiché in questo spazio, ricavato tra i 2 punti puff nel giro precedente con le 2 catenelle, andiamo a lavorare nuovamente un angolo. Carichiamo il filo, passiamo dentro il buco, sotto le 2 catenelle, portiamo fuori il filo e con le nostre 3 gettate lavoriamo un punto puff, esattamente come abbiamo fatto nel giro precedente. Facciamo 2 catenelle di separazione e nello stesso spazio lavoriamo un secondo punto puff. E questo sarà il risultato. Facciamo poi una catenella che ci servirà per lavorare l'aumento nel giro successivo. Davanti a noi abbiamo la catenella di separazione e il primo punto alto. Su questa catenella lavoriamo una maglia alta che rappresenta un aumento. Dopodiché abbiamo le 5 maglie alte che abbiamo fatto nel giro precedente. Lavoriamo una maglia alta su ciascuna maglia alta. E siamo di nuovo davanti all'angolo. Sulla catenella di separazione lavoriamo un punto alto. Facciamo una catenella che ci serve per il giro successivo
All'interno dello spazio qui tra i due punti puff lavoriamo punto puff, 2 catenelle e un altro punto puff. Facciamo poi una catenella che ci serve per il giro seguente. Sulla catenella di separazione lavoriamo un punto alto e proseguiremo poi lavorando una maglia alta su ciascuna maglia alta che ci si presenta. Una volta lavorate tutte le maglie alte ci troveremo davanti al penultimo angolo e qui ripeteremo gli stessi passaggi che abbiamo fatto nei 2 angoli precedenti. Lavoriamo una maglia alta sopra la catenella, catenella di separazione, eseguiamo l'angolo con i punti puff, catenella di separazione, maglia alta su catenella, maglia alta su ciascuna maglia alta che ci si presenta e qui abbiamo il nostro ultimo angolo dove ripetiamo esattamente gli stessi passaggi. Lavoriamo tutti questi punti e poi vediamo insieme come andare a concludere questo giro e a iniziare il prossimo. Ho lavorato il mio ultimo angolo composto da punti puff dentro l'angolo di punti puff fatto nel giro precedente. Faccio la mia catenella che mi serve per il giro successivo e prima di andare a chiudere questo giro con un punto bassissimo devo fare un'ultima maglia alta su questa catenella, quella che, se ricordate, abbiamo fatto prima di chiudere il giro con un punto bassissimo. Perciò carico il filo, sulla catenella lavoro un punto alto, dopodiché vado a chiudere questo giro con un punto bassissimo sulla seconda catenella, quella più in alto, che ho fatto all'inizio del giro. Entro nella seconda catenella, prendo il filo ed eseguo un punto bassissimo. Abbiamo così completato il secondo giro di lavorazione. Il terzo giro e tutti i giri successivi non sono altro che una ripetizione del giro che abbiamo appena eseguito insieme. All'interno dello stesso punto nel quale abbiamo chiuso il giro precedente, rientriamo e lavoriamo un punto basso più le 2 catenelle. Proseguiremo lavorando una maglia alta su ciascuna maglia alta fino ad arrivare all'angolo. Sulla catenella lavoreremo un punto alto, faremo una catenella di separazione, dopodiché all'interno di questo spazio lavoreremo la nostra sequenza con i punti puff. Catenella di separazione, maglia alta sopra questa catenella e poi proseguiamo con una maglia alta su ciascuna maglia alta e in ciascun angolo ripetiamo sempre gli stessi passaggi. Quali sono le costanti e i punti ai quali dobbiamo stare attenti per tutto il resto del progetto? Prima e dopo ciascun angolo composto dai punti puff ci deve sempre essere una catenella e su quella catenella dobbiamo sempre poi lavorare una maglia alta nei giri successivi in modo da creare un aumento. Avendo quindi una catenella prima e dopo ciascun angolo, il numero di maglie alte, ogni volta che lavoriamo un nuovo giro, andrà ad aumentare e di conseguenza aumenterà anche il nostro progetto. Praticamente, invece che andare a lavorare l'aumento all'interno dell'angolo, lo lavoriamo prima e dopo. Una maglia da una parte e una maglia dall'altra e questo si ripete per ciascuno dei nostri 4 angoli. Mi raccomando, ogni volta che avete terminato ciascun angolo ricordate sempre che dovete fare la catenella prima di lavorare la maglia alta in più. In questo modo avrete sempre una catenella disponibile nel giro successivo per fare l'aumento. Negli angoli il discorso non cambia, si lavora sempre punto puff 2 catenelle e punto puff all'interno dell'angolo sottostante. Ciascun giro inizia con una maglia bassa e 2 catenelle e termina con un punto bassissimo lavorato nella seconda catenella, quella più in alto. Vi faccio notare un dettaglio. Prima della nostra apertura e chiusura a giro, mano a mano che continuiamo a lavorare, ci sembrerà che la nostra chiusura vada a spostarsi perché andiamo a lavorare ovviamente degli aumenti da questa parte. Perciò nei giri successivi vi sembrerà che il tutto si sposti. In realtà andate semplicemente a lavorare degli aumenti prima della chiusura. La chiusura rimane nello stesso punto, aumenterà semplicemente il numero di maglie da questa parte. Perciò voi continuate tranquillamente a lavorare. L'importante è fare correttamente gli aumenti.
Per controllare se avete lavorato nel modo giusto vi basta poi anche andare a contare le maglie, perché alla fine di ciascun giro su ciascun lato dovete avere 2 maglie alte in più rispetto alle maglie alte che avete lavorato nel giro precedente. Se qui ad esempio avete 7 punti alti, nel giro successivo ne dovrete avere 9 e così via, si aumenta sempre di 2 il numero di maglie alte ogni volta che facciamo un nuovo giro. Questi sono tutti i passaggi che dobbiamo andare a ripetere per il nostro progetto fino ad ottenere un risultato come questo, che ovviamente non rimane tutto all'interno dell'inquadratura, ma che ho deciso di lasciare per un momento così aperto sul tavolo per farvi vedere il particolare di cui vi parlavo poco fa. Qui abbiamo l'apertura e la chiusura a giro, che vedete comunque rimane abbastanza invisibile giocando sulla maglia bassa e le 2 catenelle. La nostra chiusura sembra che si sia spostata, ma in realtà prosegue dritta da questa parte, perché qui subito dopo il nostro ultimo angolo abbiamo lavorato i nostri aumenti, quindi il nostro progetto è cresciuto, ma la nostra apertura e chiusura è rimasta esattamente punto su punto. Adesso vado a piegare il progetto piegandolo a metà qui sui miei 2 lati lunghi e ve lo giro mostrandovi come dovete indossarlo. Piegando il tutto a metà sui lati lunghi, il mio lato corto rimane praticamente frontale a me e questa sarà la parte davanti, il fronte del progetto quando vado a indossarlo, e ovviamente sulla schiena avrò anche l'altro lato corto. Nulla ci impedisce comunque di utilizzare il progetto anche al contrario, cioè mettere questa parte sulle spalle e come fronte retro utilizzare i lati lunghi, però penso che questa posizione renda molta più giustizia a questo tipo di scollo e vada a mettere più in risalto la nostra lavorazione con i punti puff. È un progetto che poi voi potete completamente personalizzare, ad esempio se avete ancora del filato potete fare una profilazione qui del bordo, ad esempio a punto basso, riprendendo le catenelle iniziali, oppure potete fare un bordino nella parte inferiore. Io ho deciso di lasciare il tutto molto semplice, in modo anche che voi possiate andare a personalizzarlo come più vi piace. Ovviamente prima di concludere il progetto e farvelo vedere nuovamente indossato, voglio aggiungere un tocco personalizzato. Un'etichetta in ecopelle con il mio nome che è stata realizzata per me da Fungo Label. L'ho scelta in colore nero per richiamare la sfumatura del progetto, ma sono ovviamente disponibili in tanti colori, ovviamente con il vostro nome personalizzato. Vi lascio il link al negozio di Fungo Label scritto qui sullo schermo e ovviamente anche nel box informazioni. Non mi resta quindi che andare a cucire la mia etichetta. Siamo così arrivati al termine del nostro progetto, che io spero come sempre abbiate trovato interessante. Se è così lasciatemi un bel pollice in su proprio qui sotto il video e magari un commento con la vostra opinione. Non ho terminato il mio progetto in un modo molto particolare, semplicemente arrivata alla fine del giro sono andata a chiudere con un punto bassissimo, ho tagliato poi il filo e l'ho nascosto all'interno della lavorazione e ho poi cucito la mia etichetta. È un progetto che avete visto è portabile veramente da tutte le taglie e di facile esecuzione perché utilizziamo solamente la maglia bassa, la catenella e il punto puff, quindi non ci sono particolari cambiamenti nel corso dell'esecuzione del progetto. Tutti i punti dove dovete prestare un pochettino più attenzione ve li ho indicati nel corso del video tutorial. Inoltre vi ricordo che questo filato meraviglioso lo potete trovare da Merceria Italy Artisan, vi basterà una sola cakes di filato flower merino ed è veramente morbidissimo, una nuvola da portare indosso ed è un progetto che potete inoltre portare praticamente su qualsiasi tipologia di vestiario, anche sopra una giacca per ripararvi dal freddo e che comunque potete personalizzare, magari utilizzando sempre un filato sfumato come il mio o anche molto bello secondo me in un monocolore. Tutto sta al vostro gusto e come sempre alla vostra fantasia. Se ancora non l'avete fatto e non vi volete perdere tutti i prossimi video, vi invito a iscrivervi al mio canale e a cliccare poi sulla campanellina, così riceverete una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Vi invito inoltre a seguirmi sul mio profilo di Instagram che trovate scritto in alto a sinistra sullo schermo. Perciò io con il mio progetto Poncio Mantella vi saluto, vi auguro buona creatività e ovviamente vi aspetto in un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube.